Ciao inquieti. Siete pronti per una nuova top di video spaventosi? Da poltergeist inquietanti, voci disincarnate, ad attacchi catturati in videocamera. Quello che si nasconde davanti ai nostri occhi è un mondo sovrannaturale. Se i contenuti che tratto sul canale sono di tuo interesse, iscriviti ed attiva le notifiche. Adesso commentiamo insieme questi filmati. Su TikTok, una donna di nome Kaylee gestisce un account chiamato The Green Manor. Ogni video riguarda la sua casa, che ha 261 anni e fu costruita nel 1763. Secondo Kaylee, qualche mese dopo essersi trasferiti, lei e suo marito iniziarono a vivere esperienze strane che non riuscivano a spiegare. Ha notato che la maggior parte dell'attività paranormale si verifica nell'ufficio del marito e al piano superiore, in generale. La coppia sente spesso passi disincarnati che sembrano essere di qualcuno che cammina lentamente intorno a loro. Kaylee ha notato che dei gioielli spariscono all'improvviso e ha visto porte chiudersi da sole. Quando queste attività sembrano intensificarsi, fa del suo meglio per registrare ciò che riesce. In my dining room right now, I'm just organizing some Christmas stuff. Don't judge me. I'm home alone, of course, because my husband left to run literally one errand that's going to take like 20 minutes. And I swear I'm hearing, like, I don't know, some sort of noise coming from upstairs in the Airbnb. No, we don't have guests up there right now. And even Susanna's chilling here with me, and she's been like looking up at the ceiling too, confirming that I'm not crazy. And I swear it's coming from my husband's office, because this room is notorious for hearing stuff above the ceiling. Oh my God. Absolutely not. Do you guys hear that? And of course, now that I'm up here, I don't hear anything, but I know I'm not crazy because, like I said, Susanna was looking around too. Okay. And sometimes people have asked me, do you ever feel like someone's watching you or someone's up there with you? Yes. Sometimes I feel like there's literally someone following me, which I know sounds crazy, but it's not. Okay. We're just gonna finish the loop and then we're gonna run back downstairs. I think it's hopefully fine. I'm just gonna... Poco dopo che Kaylee entrò nell'ufficio di suo marito, le tavole del pavimento sopra di lei iniziarono a scricchiolare, come se qualcuno stesse camminando lentamente. Con coraggio, salì da sola al piano superiore, dove i suoni inquietanti continuarono. A causa della quantità di attività che si verificava nella soffitta, decise di installare una telecamera. Ma quando ricevette una notifica da questa telecamera, si sentì turbata dopo aver rivisto le riprese.
Una porta nella soffitta si aprì all'improvviso con un crepitio, come se fosse stata spinta da una forza invisibile, per poi chiudersi lentamente. Questa visione inquietante preoccupò Kaylee, facendola temere che qualcosa di oscuro stesse infestando la sua casa, e ciò che riuscì a catturare successivamente con la telecamera le fece battere il cuore all'impazzata. Quando Kaylee aprì la soffitta, attaccò un filo a un gancio per tenere la porta aperta. Camminò per la stanza buia, ispezionando il posto, ma quando tornò giù si trovò faccia a faccia con la porta della soffitta, ora chiusa. Il filo che pendeva dalla maniglia della porta, appena attaccato al gancio un minuto prima, ora pendeva libero. Questa visione agghiacciante le fece rizzare i peli sulle braccia. Guardò intorno, sperando di trovare una spiegazione su come quella porta fosse potuta chiudersi, ma era completamente sola al piano superiore e non vedeva come quel filo potesse essere scivolato dal gancio. Devo fare i complimenti a Kaylee, perché è incredibilmente coraggiosa ad entrare in quella soffitta. In una calda notte di luglio, il silenzio era interrotto solo dal frinire dei grilli. Una utente di Reddit, chiamata Lone Butterfly, era seduta a casa sua quando un forte rumore improvviso attirò la sua attenzione. Sapendo che il suono proveniva dal garage, prese il telefono per controllare la registrazione della sua telecamera di sicurezza. Ciò che vide le gelò il sangue nelle vene. La telecamera nel suo garage aveva catturato un'anomalia bizzarra sopra la sua macchina. Una massa dalla forma strana si era insinuata sul parabrezza, sembrando poi librarsi sopra il tetto dell'auto. Si muoveva avanti e indietro con un movimento fluido ed inquietante, in un modo che non avevo mai visto prima. L'utente di Reddit decise quindi di recarsi in garage per verificare di persona, ma quando aprì la porta, quella figura era sparita. Non c'era traccia di fumo o nebbia visibile, né furono trovati insetti vicino alla telecamera. Quindi, cos'era questa strana massa e perché stava accarezzando la sua macchina? Un utente di TikTok
che si fa chiamare Kuro, lavora alla UPS e spesso si ritrova da solo in un parcheggio pieno di camion durante la notte, ma spesso, dopo aver chiuso a chiave il suo veicolo e attraversato il piazzale, suoni strani sembrano provenire dalle ombre intorno a lui. Avendo avuto abbastanza esperienze inquietanti, ha deciso di registrare un video su TikTok per parlarne, ma mentre registrava, accidentalmente catturò qualcosa di agghiacciante. They're like ghosts, man. You can't trust these things. You gotta be careful because every time I'm at this place, I freaking hear a bunch of weird, crazy noises. Freaking stuff be opening by itself. So yeah, it's time to go. Y'all think I'll be playing, bro? This will be crazy. So... Dopo aver chiuso a chiave il suo camion, si girò e proprio in quel momento la porta interna si aprì da sola. Questa porta, che era ben chiusa, non avrebbe dovuto aprirsi da sola, ovviamente. Il tempismo rende la cosa ancora più strana, perché proprio pochi istanti dopo essersi girato verso il camion, la porta si aprì. A questo punto, Kuro era completamente spaventato e pronto ad andarsene, ma mentre si allontanava, altri suoni strani provenivano dal camion. Y'all think I'll be playing, bro? This will be crazy. So... Il camion è stato vittima di un fenomeno poltergeist. Il posto è davvero infestato? O si tratta di uno scherzo per avere un po' di notorietà? Negli ultimi mesi sono stato fissato sull'inquietante account TikTok chiamato Dark Cha, gestito da una donna di nome Rosanna. I post che condivide possono essere descritti solo come prove agghiaccianti di una vera e propria infestazione che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi. Secondo Rosanna, una forza oscura e maligna si è insinuata nella sua casa, seminando distruzione e tormentandola senza pietà. La visione inquietante di oggetti che si muovono da soli e rumori inspiegabili l'hanno costretta a lasciare la sua abitazione più volte. Ora che è tornata, sta cercando di vivere una vita normale, ma quando ha sistemato un proiettore video, cercando di testarlo prima di darlo ai suoi figli, le cose sono rapidamente peggiorate, mentre questa entità malefica sembrava essere tornata. Celui qui demeure sous l'abri du triomphe repose en nom du puissant. Je dis à l'Éternel. Rosanna iniziò immediatamente a registrare dopo aver sentito un rumore strano provenire dal camino e mentre lo faceva, un libro venne lanciato dallo scaffale. In risposta, afferrò la sua croce e iniziò a pregare, ma questa preghiera sembrò infastidire l'entità, poiché una voce orribile si palesò. Mentre Rosanna cercava freneticamente di spegnere il proiettore, gli oggetti nella stanza cominciarono a muoversi. Lottò per mantenere la calma, prima di collassare a terra, incapace di muoversi. Questa attività inquietante sembra non fermarsi mai, e a questo punto penso che la sua migliore opzione sarebbe quella di fuggire dal paese completamente. Una donna di nome Cher era alla ricerca di una nuova casa. Ne trovò una che l'interessava e decise di incontrarsi con il suo agente immobiliare per fare un tour dell'interno. I due si incontrarono e Cher iniziò a esplorare l'interno della casa mentre registrava un video per mostrarlo poi a suo marito. Ma quando guardò questo video, notò di aver catturato qualcosa che non riusciva a spiegare. And that goes... Cher notò
mentre esaminava il video. Una figura sfocata che si muoveva rapidamente dietro una delle porte. La figura sembrava una persona, ma non riusciva a distinguerne i dettagli. Cher si sentì subito inquieta, poiché non c'era nessuno visibile nelle vicinanze durante la registrazione e l'agente immobiliare era davanti a lei. Cercò di razionalizzare l'accaduto, ma l'immagine continuava a darle un senso di disagio. Che cosa aveva filmato esattamente? Un investigatore del paranormale di nome Danny, del canale YouTube Spirit Walk Paranormal, si è recato con il suo team a indagare sulla Greene County Almshouse, situata in Pennsylvania. Questa istituzione fu fondata nel XIX secolo per offrire cure e rifugio a poveri, anziani e malati mentali incapaci di mantenersi autonomamente. Molti residenti venivano trattati in modo crudele, con casi di percosse e persino torture. Le segnalazioni di attività paranormali nella Greene County Almshouse includono apparizioni spettrali, voci disincarnate e suoni inspiegabili. Visitatori ed investigatori del paranormale hanno descritto di aver udito passi riecheggiare nei corridoi, nonostante non ci fosse nessuno, e di aver sperimentato improvvisi cali di temperatura. Alcuni hanno riferito di aver percepito una presenza invisibile che li osservava, o di aver visto figure ombrose muoversi ai margini del loro campo visivo. Per dare inizio all'indagine, Danny e il suo team hanno posizionato diverse telecamere statiche all'interno dell'edificio e, prima ancora di rendersene conto, hanno catturato qualcosa di strano. So we heard something up here making noise. It seems like you found something in the middle of the floor. Yeah. Thank you. Thank you. What are the chances? I was going to say you found something. Introduce ourselves. Mentre non c'era nessuno nei paraggi, un REM pod posizionato sul pavimento iniziò misteriosamente ad attivarsi. Quando il team si precipitò al piano superiore per dare un'occhiata più da vicino, il dispositivo ricominciò a emettere segnali, avvertendoli che qualcuno o qualcosa si trovava nelle vicinanze. La squadra rimase su quel piano nel tentativo di stabilire un contatto, ma quando alla fine si spostò al primo piano, fece una scoperta inquietante. I actually felt okay. It kept fluctuating for me. It's sweating in me cold chills. Oh, dude, I was like, Still I felt a recording, lot of right? pressure. It turned off. What? Yeah. I mean, you saw it on. Like, I showed you it recording. Yeah, before we... Did something down here turn the camera off? Is there anyone down here with us? Is there anyone down here with us? The room's going off again. Dopo che Casey si accorse che la sua telecamera si era inspiegabilmente spenta, la riattivò per continuare a registrare, ma in modo inquietante, esattamente nello stesso momento in cui il REM pod al piano superiore iniziò a emettere segnali, la telecamera si spense di nuovo da sola. Danny allora iniziò a fare domande utilizzando l'app Ghost Tube. Tuttavia, appena iniziarono ad arrivare delle risposte, la telecamera statica al piano superiore catturò qualcosa di agghiacciante. Me. Yeah, you. Who are you? Dude, that was like instant, one after the other. Yeah.
footsteps, man. That was someone running up and down a hallway. Who's running around upstairs? Il team rimase in silenzio, guardandosi semplicemente l'un l'altro, dopo aver udito dei passi muoversi sopra di loro. Dopo aver chiesto chi stesse camminando al piano superiore, una voce disincarnata sembrò rispondere. Più tardi, il team si diresse verso la cantina, ma mentre si trovavano nel buio, le cose divennero ancora più strane. Yo, the Pavo tube is dead. I felt kind of queasy. Do you? Yeah. So... Oh no! What the f***? This camera's down too. What is going on with the cameras? It's reading full battery. It must have recorded for like a half hour. But this is... I've used this so many times. Like, it's recorded for like 60 plus minutes before. Una voce profonda e gutturale si levò dal silenzio, dicendo: «Ci rivedremo all'inferno». Nessuno si trovava o era vicino a quel piano quando questa voce fu catturata. Chi o cosa potrebbe aver lasciato questo messaggio inquietante? Una donna di nome Katie condivide spesso video su TikTok, offrendo scorci della sua vita e della sua famiglia. In alcuni di questi video collabora con dei marchi. Per una di queste collaborazioni, Katie aveva coinvolto la sua famiglia per registrare un video, ma quando in seguito riguardò le riprese, un brivido gelido le percorse la schiena. Nascosto in quel video, apparentemente ordinario, c'era qualcosa che le gelò il sangue. Sulla porta dietro il divano si può vedere un'ombra peculiare muoversi. Questa silhouette snella si spostava lentamente da sinistra a destra, senza essere notata dalla famiglia. Ciò che è incredibilmente strano è che tutte le persone presenti in casa erano visibili alla telecamera. Quando l'ombra si spostò, solo i due bambini sulla destra stavano facendo piccoli movimenti, lasciandoci con la domanda: chi o cosa stava proiettando quell'ombra? Nel subreddit Paranormal Encounters è apparso un post inquietante di un utente chiamato Technostroppe in cerca di risposte su un evento sconvolgente. La sera del 10 novembre, dopo aver visitato la casa di suo padre, era rientrato a casa tardi. Appena entrato, un forte rumore meccanico risuonò nella stanza. Avanzando con cautela, si rese conto che il suono proveniva da uno dei suoi attrezzi, un dispositivo che si era inspiegabilmente acceso. Confuso, controllò le registrazioni della sua telecamera di sicurezza. E ciò che scoprì gli gelò il sangue. Un aspiratore elettrico era rimasto fermo sul pavimento per tutto il giorno, eppure, senza alcun preavviso, si era improvvisamente rovesciato e acceso, come mosso da una mano invisibile. Ancora più inquietante, il filmato mostrava diverse sfere luminose fluttuare nella stanza. Una in particolare si era diretta dritta verso l'aspiratore, pochi istanti prima che cadesse. Quando Technostrop trovò l'attrezzo, ore dopo l'incidente, era incredibilmente caldo al tatto. Profondamente turbato, poteva solo fissarlo e grattarsi la testa, incapace di spiegarsi un comportamento simile.